Il nudismo è proibito? Ta-na-na-na-na. Mi sono innamorata qua. Di chi? Siamo Angela e Paolo e siamo in viaggio dal gennaio 2018. Viaggiamo con un budget di 10 euro a testa al giorno. Dopo aver girato in lungo e in largo l'Asia, adesso siamo bloccati in Messico. Che ne sarà del nostro viaggio? Copia a destra. Sì. Ci prendiamo un quadernino per scrivere un po'. Che dici? Per scrivere Andrea? Sì. Per Cosa annotare vuol- le nostre cose, i pensieri che ci vengono in viaggio, così quando siamo in giro, invece di scrivere sul telefono che è un po' noioso, scriviamo Ma che qua. cosa old fashion, guarda. Bellissimo. Ci sono dei murales bellissimi a Playa del Carmen. Che macchina è la Monza? Già che siamo a Playa del Carmen, approfittiamo per prolungare il visto. Come sapete, il nostro visto, che durava 180 giorni, quindi 6 mesi, un visto lunghissimo, il più lungo di sempre, è scaduto però, è scaduto. Ed è scaduto il 4 circa, il 4 di giugno più o meno. Quasi un mese che siamo senza visto. Qui a Playa del Carmen c'è l'ufficio immigrazione, quindi abbiamo raccolto tutte le informazioni online su cosa potesse servire. Adesso stiamo andando a vedere se ce lo rinnovano per altri 6 mesi in teoria. Allora, in teoria sì, ce lo rinnoveranno, anche perché per il Covid, in teoria, c'è questo rinnovo automatico per chi è nel paese. Beh, prendere la pigna così per strada, quando vedi un camion con i signori che vendono la pigna. Prendiamoci un gelatino. Come è medio? Gelato medio. Claro. Sì, e come è grande? Quanto è grande? Ah, el grande. Questo è medio. ¿Qué es grande? ¿O quieres de estos? Grande. Ah no, medio. Sì, medio, medio. Medio. ¿Medio? Sì, grazie. Coco, pancito, nuez, vainilla, fresa, chocolate, galleta, cookie y chicle, limón, pistache. Nuez. È un botto di roba, 4 palle. No, 23. Com'è? È fresco, direi. Fresco? Sì, è fresco. Diciamo che è un po' ghiacciato e sa di poco in realtà. Però nel pistacchio ci sono anche i pezzi di pistacchio, quindi non è. Alla fine dobbiamo tornare all'immigrazione perché mancava un documento che deve essere scritto a mano, o a mano o al computer, non un misto, perché dobbiamo aggiungere l'indirizzo di dove stiamo adesso, insomma robe burocratiche, dobbiamo tornare a fare questo. Però in teoria non dovrebbero esserci problemi a rinnovare il visto turistico. Ho trovato una nocciola. Comunque, nel frattempo la spiaggia qui è sempre chiusa. Ci siamo informati anche per andare all'isola che c'è di fronte, che si chiama Cozumel. C'è una barca che va e una che torna la mattina e la sera, però poi là è ancora tutto sostanzialmente chiuso, tutte le Spiagge sono spiagge ancora sono chiuse. chiuse, si può entrare solo in alcune spiagge private, di alcuni resort. Quindi niente, aspetteremo ancora almeno che arrivi luglio, perché in teoria dal 1° luglio aprono un riapre po' tutto. tutto.
Abbiamo preparato i tacos in casa oggi. Allora, partiamo con le verdure, un po' verdure saltate con il chorizo di soia, quindi 100% vegetale. Poi abbiamo il guacamole, eccolo qua, un'insalatina di pomodori con il basilico e l'olio, non molto messicana, però lo stesso. E alla fine abbiamo scaldato le tortiglie. Eccole qua. Verdure chorizo. Questo poblano, vedete, è leggermente piccante. Poi mettiamo guacamole, un po' di mediterraneosità, profumo. E ora l'assaggio. Facciamo vedere il super tacos. Chiudiamo il tutto. C'è stato qualche errore? Cioè? Il limone, Nel guacamole? troppo limone nel guacamole. Copre tutto? Sette bitwe è molto buono, molto buono. Siamo tornati all'ufficio di immigrazione stamattina, quindi tentativo numero 2, abbiamo lasciato tutti i documenti. Adesso dobbiamo aspettare una settimana, ci arriverà una mail e poi ci diranno di andare a ritirare il nuovo permesso. Noi stamattina volevamo andare in spiaggia. Ragazzo, no? Io mi butto. È un can leone. C'è un leone sulla spiaggia! Con la Ciao, criniera. patata! Ma che sta a mangiare? Il sargazzo? Cotto, No, no, non è buono, non è buono. Lascia perdere il sargazzo. ma è cotto! Ah, il cocco. Il Re Leone. Anche la coda del Re Leone. La criniera! Simba, tutto questo un giorno sarà tuo. Abbiamo chiesto un po' in giro e ci hanno detto di venire qui, siamo arrivati a Playa Car, che è questa spiaggia a qualche chilometro dal centro, noi siamo a 3 chilometri da dove stiamo noi, che siamo proprio verso la zona centrale. Una bella passeggiata, insomma, dai, a casa. Non c'è nessuno in spiaggia, nessuno. C'è un piccolo problema, questo sargasso, però dai, il mare rimane bellissimo, il colore è fantastico e soprattutto se si fa il bagno, come ho fatto prima, e si va un pochino oltre la riva, cioè tipo a qualche metro dalla riva, insomma, ce ne sono molte meno e comunque una bella nuotata. Il vero problema però è un altro. Vale. Mi sono dimenticata il costume. Vabbè, Pensavo che andassimo a fare solo il visto, non l'ho messo, poi c'era il temporale, cosa... Invece guarda che bello. Che bomba. Ma dice che il nudismo è proibito? Ma secondo te? La bibita che prendevamo sempre da Hawaii, la Rizzona. Zona, come c'è? C'è mango, fragola, Fresa. kiwi, frutta. Facciamo No. mango? No, mango. Vamos de mango. Buona, Tira, buona, tira, buona.
Vedete che in centro qua a Playa del Carmen stanno facendo i lavori ed è questo qua è chiuso addirittura. Il McDonald's è chiuso. Beh, allora stappiamo. Vado. Sì. Fammi sentire. Ah, le. Buona l'Arizona. Ho fatto la rima. Assaggi tu? Vado. È buona. Mucho gusto? Mucho gusto. Muy rico. Ghiacciata. Certo che la grafica spacca. E poi la quantità, ragazzi, sono... Dove sta scritto? 6,80. 680 ml, praticamente 2 lattine. Perché è la bibita dei cowboy. La bibita dei cowboy? Buona. Buenas tardes. È arrivato. Ce l'abbiamo fatta. È arrivato, incredibile. A parte che tra l'altro ormai non serviva più perché il computer funziona. Però vabbè dai. Un adattatore nuovo. Apriamolo. Ah. Sul pavimento. Sì, per terra. Facciamo un unboxing così. Allora. Veloce però, visto che abbiamo cambiato indirizzo poco fa. Infatti, arriva dagli Stati Uniti, Dagli Stati Uniti, da Lebanon, TN US. Tennessee, come il whisky. TN Tennessee, no? Un mese per farlo arrivare. Ce l'ha fatta però. Ole. Ma com'è l'ha presa? C'è la presa messicana? Presa ovviamente quella Quella americana, degli Stati messicana. Uniti. Sì. Vabbè dai. E poi c'è questa roba qua. Un'altra presa ancora. Vabbè, tanto il computer funziona. Quindi. Come sapete qua in Messico l'acqua non è potabile, quindi ci tocca andare a riempire il garrafon di acqua da 20 litri, 20 kg. Allora, ci siamo divisi i compiti, io lo porto all'andata e Paolo lo porta al ritorno, mi sembra Bella più vita che proprio. giusto. Tra l'altro guarda che facci che abbiamo, siamo super Sì, rossi. ci siamo bruciati completamente oggi al sole, siamo andati, abbiamo fatto 3 km e siamo tornati, quindi 6 km sotto il sole cocente. Comunque vabbè, non era questo l'argomento era Il garrafon. E per fortuna, insomma, questo posto dove andiamo a prendere il garrafon pieno è a 150 metri da dove stiamo, quindi vabbè, almeno quello. Dai. Buonasera. L'agua? 37? Eccolo qua, però pieno. Una bomba. Come si comprende quando passa? L'acqua. No tiene horario, nomás Non tiene sueno, non tiene musichetta. nada. Nada. No metemos aquí. Pero aquí el sistema de bebida es muy diferente a Bacalar. Vai. Porca maiala. Scusate, si può dire porca maiala? L'hai detto. Sai cosa? Possiamo fare la canzoncina, la pubblicità? Ta-na-na-na-na. Cammina Angela, cammina. Te la ricordi? Na. Quello però era con la Coca-Cola. Sì, no? Con la vabbè. dannatissima Ta-na-na-na. acqua potabile. I want you. Siamo di là. Vai. Corri. La disquisizione sull'acqua, Bacalar è andata avanti per un quarto d'ora più o meno. E comunque quello che diceva la signora è che siccome a Bacalar costava 14 pesos, qui costa 37. Ah. Vai. Cammina veloce Angela. E dicevano appunto che il motivo è che niente, l'acqua non è buona, invece questa qui è sigillata, è perfetta, sì, è tutto perfetta. quanto. Però costa il triplo. Costa il triplo, vabbè. Però in effetti dicevano che magari in alcuni casi costa poco, magari la riempiono con acqua che non è neanche purificata Magari bene. non Vi ricordate è il problema 100%? che abbiamo avuto a Bacalar? Solo che ci ha distrutta tutti. mi viene il dubbio che magari. potrebbe essere stata l'acqua, magari, chi lo sa. Gli ultimi 100 metri. Meglio così, Ci stai qua, ma testa in giù. Che comodo. Se c'è una cosa
cosa che questa pandemia ci ha insegnato è proprio di non dar per scontato le cose normali, le cose semplici, come iscrivervi al canale, per esempio. Iscrivetevi al nostro canale, ragazzi, così mettiamoli così, già che ci siete. È una cosa molto semplice, banale. Vai, fermatevi un attimo. Subscribe E qui vi sotto iscrivete. mettete un clicchino lì dove c'è scritto subscribe o iscriviti, e così, queste cose Non ci piccole, perdete di vista, rimaniamo sempre in comunque la contatto. pandemia, insomma, Ti insegniamo a a valorizzare. Che differenza comunque la vita tra la giungla e il C'è molto più movimento qui a Playa del Carmen, non così tanto, però vabbè. Comunque c'è una bella comunità di italiani che ci sta contattando, ci sta dando suggerimenti su dove andare, Siete cosa tantissimi fare, per dove Playa. andare a mangiare soprattutto. Non siamo abituati, ragazzi, No, quindi piano piano dobbiamo abituarci di nuovo, perché siamo stati nella giungla per 3 mesi e in mezzo al verde e agli animali, quindi Dove insomma, non c'era niente. siamo ancora un Siamo po', un po', sì, siamo impauriti timoriti dalla a vita questa là fuori. giungla urbana. E a proposito, questa sera c'è qualcosina in programma, Cosa o di no? particolare, Addirittura le scarpine brillantinate. un'occasione speciale. Ci siamo preparati perché oggi succede una cosa che non succedeva da 3 mesi. Siamo a cena. Siamo a cena. Strada. Siamo stati invitati dal fratello di Patrizio che ci sta ospitando qui a Playa del Carmen e andiamo ad assaggiare le specialità del suo ristorante qui a Playa. Ho letto parmigiana sul menù e non ce l'ho fatta, non ho resistito, cioè non posso non prenderla. Com'è? E poi una bella scarpetta. Come si può dire di no a una scarpetta? Guarda che sorriso, guarda Non che vedevo l'ora di mangiare sorriso. una frittura di pesce, mamma. Ma guarda che Poi sorriso. questa è una c'ha. bomba, guarda che bella che è. È una bomba, è una bomba. Mamma. Si scioglie in bocca. Wow ragazzi, abbiamo scambiato i piatti, la frittura è spaziale. Invece lo spaghetto com'è? Buonissimo, anche perché è fatto in casa, ragazzi. Questi spaghetti sono fatti a mano, cioè pazzesco. Poi il pesce si scioglie davvero in bocca. Delizioso, c'è anche il sughetto, che buono. Mi sono innamorata, pa. Di chi? Di lui. Come ti capisco? Dio, Come ti tiramisù, capisco? ragazzi. Come ti capisco? Guarda, con lui mi puoi tradire. Aspetta, facciamo l'affondo del cucchiaino, vado. Vai. Oddio, che morbidezza. La la. Com'è? Che buono. Credo potrei lasciarti per lui. Fai pure. Che serata ragazzi, che cibo. Da quant'è che non mangiavamo così? Tantissimo, che buono. No, perché quando c'è... Tiramisù. Sai che tu sarai bravo a cucinare, ma non è che Io, ma no. No, ragazzi, L'acqua è l'unica ragazzi, cosa che mi viene uguale. ragazzi, un ristorante italiano, quello di Stefano, incredibile, ma cioè, boh, È proprio un sogno stasera. Tra ma tra l'altro, appunto, oggi sono anche 900 giorni che No, ce ne siamo resi conto dopo, quando stavamo mangiando. 900. 900 giorni in viaggio. Ma c'era un modo migliore per festeggiarlo? No. C'era, non c'era.